Ciao a tutti, Ermanno Italarceri. Oggi non siamo nel campo da tiro, ma siamo qui nei nostri uffici, perché vorrei spiegarvi la parte teorica riferita alle nostre frecce. Nel video precedente abbiamo fatto una dimostrazione pratica, dove abbiamo fatto vedere che le nostre frecce sono indistruttibili. Il fatto che le frecce siano indistruttibili l'abbiamo capito dopo un lungo periodo di prove, di ricerca e sviluppo. Questo periodo è molto lungo e risale al nostro primo brevetto riferito alla balestra motorizzata e ci ha permesso, dopo varie sperimentazioni, di giungere a queste conclusioni. È vero che il nostro marchio non è blasonato, non è conosciuto, ma poi col tempo capirete che le nostre soluzioni sono veramente innovative e superiori. Adesso iniziamo ad analizzare i componenti delle nostre frecce. Allora, iniziamo con l'asta. Come vedete, le nostre aste sono aste diverse da tutte le altre, nel senso che hanno un forte spessore. Le aste normalmente hanno 5 decimi di spessore, cioè mezzo millimetro, queste siamo vicini ai 2 millimetri. Che cosa ha di particolare? Che vantaggi dà di particolare un'asta da 2 millimetri? Dà il vantaggio che non flette. Questa asta è priva di spine, non ha flessioni. Il fatto che non abbia flessioni ci permette di fare una lavorazione diversa da tutte le altre. Noi, prendendo queste aste quando sono grezze, montandole su due centri conici, la macchina che rettifica il carbonio ha una mola centrale, mentre la sosteniamo in questo modo con le punte, passa la rettifica e la rende perfetta al centesimo. Ma questa perfezione è riferita appunto alla parete, allo spessore dell'asta, perché è tenuta in centro. Di conseguenza le nostre aste non vanno indicizzate, sono sempre dritte, cioè tutte uguali. Questo è il primo passaggio, è l'asta. Poi abbiamo l'inserto anteriore. Vedete, l'inserto anteriore è fatto in questo modo. Ergal, anche questo, sempre 70-75 T6, e poi abbiamo il codolo, sempre in Ergal fatto in questo modo. Il codolo ed abbiamo la sua aletta. Il fatto che l'asta sia così spessorata e robusta ci permette di fare degli accoppiamenti fra i vari componenti con delle tolleranze molto strette. Tolleranze strette vuol dire coassialità perfetta, non c'è possibile che i componenti si muovono, abbiano del gioco. Vi faccio vedere tanto per capirci. Qui abbiamo la nostra asta, qui abbiamo il nostro inserto anteriore. Come vedete è molto duro da spingere, io devo fare un'azione di un certo tipo. Ovviamente va inserita la colla, però voi capite che c'è una sede apposta per la colla, che quando l'asta è accoppiata con il suo inserto in questo modo, con questa tolleranza, è perfettamente concentrica. Altro vantaggio delle nostre soluzioni è il seguente. Questa è la punta, vedete? La punta ha una conicità. Questa conicità permette, ovviamente se l'abbiamo anche dall'altra parte, questa conicità fa sì che io quando l'avvito, in questo modo, il cono ha la funzione autocentrante, cioè se abbiamo del gioco anche nel filetto, è sempre il cono che mantiene la punta con l'inserto in modo assolutamente centrale. Stessa cosa vale per la soluzione delle nostre lame da caccia, ovviamente sempre dove è concesso e permesso, anche loro hanno la conicità, le montiamo in questo modo, così, e poi a differenza delle altre lame, vedete, queste hanno tutte queste nervature, non hanno i fori, e quindi permettono una penetrazione migliore, non abbiamo un effetto, diciamo, chiamiamolo ventosa. E ovviamente queste sono molto resistenti, queste aste, queste punte. Poi passiamo al discorso del codolo, che qui per questioni di comodità l'ho già incollato e inserito. E che cosa succede? Questo sistema della letta fatta così e del codolo fatto così, ovviamente è un sistema che ha un certo peso. Però noi ci possiamo permettere di adottarlo perché abbiamo una balestra molto potente che può spingere una freccia di 800 grammi.
800 grani servono per distribuire tutti i pesi e gli spessori e far sì che la freccia durante l'impatto sia indistruttibile. Ovviamente queste alette sono molto comode, perché voi non avete bisogno di colle di nulla, la infilate così, vedete? Questo è il nostro impennatore che voi potete portare in tasca dove volete, si viene posato qui e viene infilato così. A questo punto la freccia è perfettamente, vedete, accoppiata, abbiamo uno scatto, un clic, e di conseguenza quando io vado a montare le alette da caccia davanti dove permesso e concesso, ripeto, voi potete ruotarlo facilmente e allinearle alle 3 lame e quindi avere un assetto aerodinamico assolutamente perfetto. Penso che questo discorso sia stato sufficientemente chiaro e che, diciamo, ci possiamo vedere al prossimo video dove vi spiegherò altre cose. È stato un piacere come sempre, ciao a tutti.